Calabrese e ti chiedo di presentarti per i nostri lettori o chi ascolta questa intervista. Va bene, ciao Susanna, buongiorno. Io sono Cristian Calabrese, sono un ultramaratoneta, ho 48 anni e il mio lavoro è l'infermiere in rianimazione, in area critica. Un bel lavoro impegnativo, quindi. Abbastanza, sì. Impegnato nello sport e nella vita, quindi. Direi di sì. Bene. Allora, volevo, fare questa intervista un po' giocando con delle parole, che magari, appunto, a cui tu magari puoi dare un'accezione sia sportiva che di esperienza di vita tua. Vorrei cominciare con la parola limite. Cosa ti evoca questa parola? Bene, ma ti ringrazio della domanda. Allora, la parola limite per me è una parola molto importante. Diciamo che un po' tutta la mia storia di vita, di ultramaratoneta, si basa su questa, gira intorno a questa parola qua. Di vita perché oltre ad aver avuto una vita normale, diciamo tra virgolette, sono sempre stato uno sportivo, una vita normale, familiare, con una figlia da crescere, tutto quanto, diciamo che nel 2017 mi sono imbattuto in una brutta malattia che è un carcinoma renale. E da lì questo evento che ho risolto, va bene, è andato tutto bene, ho risolto, e questo evento è stato, diciamo, un evento catalizzatore che diciamo che ho cercato di spostare il mio limite come atleta, quindi da semplice, diciamo, da semplice maratoneta ad ultramaratoneta, quindi con distanze oltre i 100 chilometri. Insomma, è stato un evento che mi ha insegnato a pensare ad una vita straordinaria e non a vivere secondo canoni comuni o una vita, diciamo, normale, classica di tutti i giorni, ma a pormi grandi obiettivi che pian pianino sto cercando di realizzare. Certo, certo. Beh, è un'esperienza, insomma, come dire, scioccante e allo stesso tempo che modifica completamente, insomma, no? le nostre basi da cui partiamo. Sì. E cosa altro, diciamo, oltre al limite, un'altra parola che in qualche modo è legata moltissimo al tipo di sport che fai, è la perseveranza. Sì, allora, il limite è quello che ti accompagna è quello che ti stimola in ogni preparazione per ogni ultramaratona, ma senza perseveranza è difficile raggiungere questo limite. Diciamo che l'ultramaratona, è uno sport che coinvolge ogni sfera della propria vita dalla gestione delle dinamiche familiari al lavoro. Come ho detto, faccio un infermiere in area critica, quindi faccio turni di 12 ore con le notti. E la perseveranza in questo caso è fondamentale perché, come dire, io non mi adagio mai sui luoghi comuni o le scuse che, diciamo, tutti il nostro cervello cerca di imporci per farci stare sul divano. Ma io, quando non ho tempo, vado anche a lavorare correndo, faccio un turno di notte e torno a casa correndo. Perché porsi un obiettivo e perseverare nel raggiungimento di quello, e quindi nel raggiungimento del proprio limite, è fondamentale. Adesso io parlo dei miei obiettivi, che magari possono essere anche molto importanti e raggiungibili per chi non pratica l'ultramaratona, però anche nel nostro piccolo ci sono tanti piccoli obiettivi che lo sport e la perseveranza ti aiutano a raggiungere. Ti alleni tantissimo tu. Io mi alleno, diciamo che faccio dai 5 ai 7 allenamenti settimanali di corsa, e poi aggiungo, quando riesco, del workout, bicicletta, bici da corsa,
Questo diciamo che è solamente una parte dell'allenamento, perché l'allenamento non è solamente quello fisico, ma è soprattutto un allenamento di stile di vita. Quindi sono vegetariano, anche se mi sto spostando sulla dieta vegana, perché oltre all'etica, ma anche dal punto di vista sportivo, parlo per quello che riguarda come funziona il mio organismo. La dieta vegetariana e anche vegana aiuta molto in questo sport, soprattutto nel recupero o nel miglioramento delle proprie prestazioni. Quindi il mio allenamento è a 360 gradi, 365 giorni l'anno. Mi concedo qualche volta qualcosa perché mi dispiace, un insomma, sto con la minimo. famiglia, quindi una pizza e una birra vegana, pizza vegana e una birra me la concedo volentieri anche. Certo. Senti, tu prima parlavi di obiettivi, ma diciamo nel corso dell'anno che tipo di obiettivi ti poni rispetto alle gare, no? O comunque agli eventi a cui partecipare? Cioè quanti eventi l'anno riesci a quanti eventi l'anno riesci a partecipare? Allora, io cerco di fare una gara al mese. Però diciamo che gli obiettivi sono uno o due, gli obiettivi grandi. Ti posso dire che l'anno scorso ho fatto la Milano-Sanremo, che è una gara che parte da Milano e arriva a Sanremo, toccando il mare di Sanremo, di circa 285 km. E quindi il mio obiettivo era quello. E nel frattempo ho fatto delle gare di avvicinamento, come delle gare da 100 km, qualche ultra trail in montagna da 60-80 km. Perché servono, diciamo, Sono delle gare di avvicinamento. degli obiettivi più, diciamo, meno intensi per riuscire ad arrivare poi a quel tipo di Esatto, obiettivo sono che obiettivi ha... di avvicinamento. Invece Ok. quest'anno di obiettivi ne ho avuti, sono due. Una è stata la Nove Colli Running, che è una corsa che ripercorre una corsa ciclistica appunto chiamata Nove Colli, molto più famosa della corsa su strada e della corsa running, e che è di 202 km attraversando Nove Colli nel centro Italia. L'ho conclusa a maggio, anche lì ho fatto delle gare di avvicinamento, dopodiché il mio prossimo obiettivo sarà adesso il 17 settembre, una gara di 24 ore, sarà la mia quarta gara di 24 ore su pista, quindi su un circuito da circa 1,2 km, 1,5 km al massimo, 24 ore cerchi di fare più chilometri possibili. Qui cercherò di raggiungere il minimo che serve per entrare nella nazionale italiana di 24 ore, che è il mio sogno. Che Mi sono bello. preparato bene, ho un atleta della nazionale che mi segue, ho il supporto della famiglia che mi aiuta in questo perché sono sempre fuori a correre e ci proverò, ci proverò. A 24 ore è difficile, quindi per raggiungimento di Quando questa sarà questa gara? sarà il 17 e il 18 settembre a È Verona. vicinissima quindi. Sì, in concomitanza c'è la gara dell'Europeo di 24 ore. Io sarò lì in mezzo, insomma, cercherò di fare del mio meglio per cercare di raggiungere il minimo che è di 230 km. Ok. Non è facile, È però una cosa pazzesca. l'allenamento c'è stato. Quest'anno ho fatto già 2 gare da 100 km, una da 200, di cui una di queste di 100 l'ho corsa nelle montagne svizzere. Per 23 ore sono stato anche di notte a correre con la lampada frontale, è stata un'esperienza bellissima. Immagino. E così, vediamo. Io l'impegno ce lo metto molto, ce lo metto tutto, ce lo metto tutto. Mi alleno adesso, sono anche in vacanze, mi alleno sempre, insomma l'obiettivo è ben fisso in testa. Bene, bene. Eh, E, diciamo, hai parlato della preparazione, hai parlato di persone che ti circondano, no? Rispetto a fare un po' il tifo per te, aiutarti
in queste straordinarie avventure. Però mi viene in mente la terza parola che volevo comunque gettarti sul tavolo, che è solitudine, perché in realtà negli allenamenti, nelle gare, immagino che questa sia una risorsa e allo stesso tempo, insomma, una difficoltà rispetto a se stessi. Sì, è una parola che mi piace molto, devo dire. Voglio fare una premessa, fondamentalmente deve tutto partire da te. Quindi io dico sempre che sono solo uno che corre, quindi sono una persona normalissima, quindi tutti noi, se abbiamo perseveranza, se abbiamo un obiettivo, se vogliamo rendere le nostre vite straordinarie, possiamo ottenere ciò che vogliamo. Detto nello sport o nella vita di tutti i giorni, ma lasciamo che la nostra vita diventi straordinaria. Ecco. Detto questo, le persone che mi assistono sono delle persone eccezionali. Una di queste è Lorena Brusamento, che è un'atleta della nazionale italiana di 100 km di 24 ore, che ringrazio. Ho l'apporto di un nutrizionista perché essendo vegetariano e quasi vegano, diciamo, continuo sempre a sperimentare, a volte diciamo che non è proprio corretto quello che faccio, quindi cerco di farmi un attimino aiutare anche in quel senso lì. E dopodiché, una volta che hai la tabella, una volta che sai cosa devi mangiare, una volta che ti ritagli il tuo tempo, sei tu da solo con i tuoi allenamenti. Quello che è bello di essere nella solitudine è che tu tutti i giorni esci da casa tua, metti le scarpe e fai lo stesso percorso in solitudine. Ma questa solitudine, questo percorso che fai tutti i giorni sulla tua strada, nei tuoi sentieri e nei tuoi percorsi da solo, poi ti porta a questo, mi porta a parlarne con te e mi porta a parlarne con le persone che poi leggeranno o ascolteranno la mia storia. Perché è quello che fai ogni giorno con costanza, è la potenza che hai in quello che credi, che poi ti spinge oltre. Quindi la solitudine è relativa perché è una solitudine di concentrazione su quello che stai facendo, ma poi sei insieme a tante altre persone che guardano la tua storia e spero magari nel loro piccolo, nel nostro piccolo, perché anche io faccio nel mio piccolo, si riesca a fare qualcosina di più con tutto quello che è, con l'alimentazione, con lo stile di vita, perché poi fare sport in maniera così perseverante, così ti porta anche a rielaborare tutto quello che è il tuo stile di vita nel rapporto con l'ambiente, con gli animali, con tutto quanto. Quindi è un miglioramento delle nostre vite. È questo che dobbiamo pensare. Certo, certo. Bellissima questa definizione della solitudine, che insomma io penso anche rispetto magari anche ad altre tipologie di lavori creativi, no? Le persone producono, creano sempre in solitudine, anche se sono circondate da 1000 stimoli, quindi è un po' la stessa cosa. Alla fine anche Certo, chi arrivare a scrive fine libri. gara, esatto, arrivare a fine gara è comunque, immagino, no? Anche lì è un po' come arrivare a finire un'opera, qualcosa del genere, insomma. E poi è bello quando ci si ritrova in queste gare che tutti ti riconoscono e tutti ci riconosciamo e che ognuno di noi invece nel proprio vissuto è da solo. E Certo, questo è una cosa che dici, è veramente bello perché non sei veramente da solo. certo, Sei da solo nel momento in cui lo devi essere certo. e non nel momento in cui serve. Mm, 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 mm. E sei da solo ed è bellissimo che tu ti senta solo in quel caso, nel senso che è una sensazione probabilmente nutriente. Sì, devi. Allora, poi nell'ultramaratona fondamentalmente anche quando si parte in 1000 persone
poi dopo un po' di chilometri devi essere da solo perché devi fare i conti con te stesso. Con la E lì poi concentrazione, certo. entrano in gioco anche fattori mentali e non In nego che anche senso? spirituali, perché ci sono dei momenti in cui riesci proprio a entrare in meditazione mentre corri. Certo. Si chiama trascendenza, quindi sono dei momenti che poi, questi, diciamo che con l'allenamento piano piano riesci anche a provare queste sensazioni. Io in quei momenti lì ci sto molto bene. Vedi. Per arrivarci, so che va bene, c'è molta fatica e sofferenza anche dietro, perché Certo. non devi... Diciamo che il cervello ti dice sempre che ti stai facendo del male, che stai facendo troppo, che il tuo corpo si sta consumando. In realtà non è così. Ci sono tanti libri e c'è uno scrittore molto famoso, adesso non ricordo bene il nome, che dice che quando pensi di essere al limite, in realtà hai sfruttato solamente circa, credo, il 40% delle tue risorse. Mm, 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 mm. Quindi questo è vero, l'ultramaratona poi si rispecchia nella vita, perché nella vita poi le difficoltà ti sembrano facili da superare, Sì, sì, facili. sì. Quando poi ci si trova, insomma, si scopre di avere una forza dentro incredibile di riuscire, no, a superare anche la Sì, difficoltà. sì, Quindi sì, è un po' sì, sì. la stessa situazione. Voglio concludere con una parola bellissima, voglio vedere cosa ti evoca, la libertà. Eh, la libertà è una parola abbastanza in voga, diciamo che la libertà per molti è quella di acquistare una bella casa, di avere una macchina nuova, di avere la possibilità di spendere tanto per fare tanto. Per me la libertà non è questo. Per me la libertà è avere la possibilità, come ho detto prima, di rendere la propria vita straordinaria. Quindi di porsi un obiettivo ambizioso all'interno dei propri limiti, ma l'obiettivo deve essere ambizioso. E lottare, perseverare, superare ogni difficoltà e avere la possibilità di raggiungere questo obiettivo. E nel fallimento trovare lo stesso l'aspetto positivo del fallimento. Anche lì dobbiamo essere liberi di fallire, perché non è detto che avere un obiettivo e cercare di raggiungerlo poi si raggiunga. Si può anche non raggiungere, ma lì bisogna comunque avere la consapevolezza di aver dato tutto. Quindi la libertà è quella, per me, è quella di prendere possesso delle proprie vite, di eliminare il superfluo, Mhm. di vivere nell'essenziale e di cercare di dare massimo sfogo al proprio potenziale, cercare di capire di quale potenziale abbiamo e cercare nell'arco della nostra vita di farlo, di dare il massimo di questo potenziale, quindi di raggiungere il massimo livello di quello che riusciamo a fare, Mm, mm, mm. quindi il raggiungimento dei propri limiti. E la libertà deve essere soprattutto mentale, far cadere tutte quelle barriere, tutte quelle cose che la società ci impone e le persone comuni che ci stanno accanto cercano di farci rientrare in questa prigione della normalità, perché tutti ti dicono ma forse corri troppo, ma forse la tua dieta vegana o vegetariana non va bene, mangi poche proteine, prendi poca vitamina B12, ecco, questo è uno degli esempi. Poi ce ne sono tanti altri su ogni cosa che fai. Su queste cose bisogna andare avanti per la propria strada e sentirsi completamente libero di far cadere tutte queste barriere, tutto quello che le persone cercano di farti rientrare nella loro normalità. Questo non va bene. La nostra vita deve essere una vita straordinaria. Possiamo essere liberi di essere se stessi,
Ecco. Essere liberi di essere se stessi è forse Nel un po' pieno riduttivo. delle proprie risorse, nel È pieno un di po' tutto quello che possiamo riduttivo, fare. perché essere liberi di essere anche oltre quello che il tuo cervello ci impone, perché se stessi, il nostro cervello ha delle barriere che sono delle barriere che ci siamo costruiti da quando siamo nati. Ecco, bisogna ascoltare veramente e L'essenza. porre il nostro corpo al limite, cercare di andare oltre quello che il cervello ti dice no, non è così, stai facendo troppo. Superare i limiti ti dà un'altra visione della libertà. Capisci che c'è altro. Infatti, perché io penso alla stessa cosa, con lo stesso concetto, però a livello mentale, no? Un po'. Certo, Cioè il sì, 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 sì. superamento del limite, cioè Sì, sì, l'essere sì. liberi di essere se stessi è un po', come dire, far scendere tutti i pregiudizi, tutte le cose che uno, per cui, le paure, tutto quello che Sì, va contro il riuscire, come dire, a esprimersi ed essere se stessi, essere pieni di vita e di quello che insomma è l'essenza di ogni persona, esatto, quindi sia a livello fisico esatto. che a livello mentale. Eh sì, esattamente. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. I lettori di AIM Italian saranno felicissimi di ascoltarti e di Lo leggerti. spero. E magari, chissà, magari a una delle prossime uno dei tuoi prossimi obiettivi raggiunti possiamo risentirci, chissà. Va E questo ce bene, lo potrai raccontare magari. lo spero vivamente. Ok, Spero nella mia piccola storia di lasciare qualcosa, insomma, in chi mi ascolta. Comunque sono le storie delle persone comuni anche, che certo, magari possono essere sentite in maniera più vicina a certo. chi... Va bene. Grazie, allora a Grazie a te, presto. Susanna. Naturalmente non so cosa si dice a un maratoneta in procinto di fare una gara. Vuol dire... Buona vita. Ok, allora buona vita per settembre e a presto, ok? Grazie. Ciao, Ciao arrivederci. Cristian. Ciao, ciao, ciao.